Buongiorno amici, innanzitutto voglio ringraziarvi per l'interesse che state dimostrando per l'ultimo lavoro Cieli in Fiamme e per Skies Afire, quindi per questo libro che ho scritto assieme a Eric von Däniken. Ha richiesto 2 anni di lavoro molto intensi ma molto piacevoli, e vi ringrazio anche per le entusiasmanti recensioni che ci lasciate in Amazon, ma spero che sia fonte di ispirazione per i vostri ragionamenti autonomi, per i vostri approfondimenti e per i vostri studi. Questo è quello che sempre per me conta prima di tutto. I cieli continuano in effetti purtroppo a essere in fiamme, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo in Ucraina, lo vediamo con questo proseguimento della distruzione della striscia di Gaza, e devo dire che guardando quel che ci succede attorno non posso non sentire riecheggiare le parole di voi sapete chi, sterminateli tutti. Ma ne riparleremo presto perché è un argomento fondamentale, questo legame tra il passato e quello che è stata la storia del frammezzo, ma purtroppo, ripeto, anche per il presente che stiamo vivendo. Infatti i versi della Bibbia sono sempre più attuali, purtroppo, e se rivolgiamo uno sguardo al cielo ancora differente, accompagnati dallo sguardo di un personaggio che già avete conosciuto nel mio canale, l'astrofisico Avi Loeb, nuovamente e continuamente gli antichi scritti, non soltanto biblici, riecheggiano. E questo l'abbiamo fatto notare anche proprio nel libro Cieli in fiamme, Skies Afire. Vi ho detto, stiamo parlando di Avi Loeb, che è l'astrofisico che spariglia letteralmente le carte, gli piace farlo, dei cattedratici, creando sempre un gran movimento mediatico. Noi con il team seguiamo gli articoli che lui regolarmente scrive, quello che sta facendo con il suo progetto Galileo. E adesso c'è una novità che è proprio comparsa nel cielo. Lui ha scritto, leggo testualmente: gli appuntamenti al buio sono emozionanti. E lui esordisce così in uno dei suoi articoli più recenti. Perché? Perché possono riservare sorprese, soprattutto quando l'appuntamento è con un partner interstellare di origine sconosciuta. È l'incipit di uno degli ultimi articoli che ha scritto, articoli sempre molto interessanti, primo perché sono scientifici e poi hanno sempre questo tono di compiaciuta ironia, e poi vedremo anche perché, lo scopriamo tra poco. Lui qui sta parlando di 3I Atlas, l'oggetto interstellare che è in rapido avvicinamento al nostro sistema solare e che negli ultimi mesi ha catturato l'attenzione di molti ricercatori, compreso ovviamente lo stesso Avi Loeb, che ricordo, per chi non ne avesse memoria, è uno dei più importanti astrofisici del mondo, docente ad Harvard. In breve possiamo dire che 3I Atlas è il terzo oggetto interstellare mai osservato, dopo Oumuamua nel 2017 e il secondo è Borisov nel 2019. Ma cosa sono questi oggetti interstellari? Il professor Loeb sostiene ancora oggi che Oumuamua potesse avere una natura tecnologica data la sua accelerazione anomala e l'assenza di coda cometaria, mentre al contrario Borisov viene considerato una cometa interstellare tipica e ben caratterizzata, quindi un termine di paragone naturale. Questo è importante, cioè ci sono questi oggetti che per fortuna consentono di fare questa comparazione e distinguere nettamente ciò che è una cometa
da un'altra cosa che non abbiamo ben capito che cosa possa essere. Però torniamo al nostro oggetto ancora misterioso e quindi cerchiamo di conoscerlo meglio, questo 3I Atlas. È stato segnalato il 1° luglio 2025 dal progetto Atlas, viaggia a circa 60 km al secondo e il 3 ottobre 2025 passerà a soli 29 milioni di chilometri da Marte, offrendo quindi un'occasione unica di osservazione. Dice sempre Avi Loeb che in quell'occasione, infatti, la fotocamera HiRISE a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter potrà riprenderlo con una risoluzione di circa 30 km per pixel, un'opportunità unica, perché queste immagini potrebbero distinguere la parte solida centrale, cioè il nucleo, dalla nube di polveri circostante che contribuisce alla luminosità osservata. Per Avi Loeb la velocità è sospetta. Un punto chiave riguarda proprio questo. 3I Atlas viaggia a circa 60 km al secondo, molto oltre i 42 km che rappresentano la velocità di fuga dal sistema solare. Questa velocità può essere spiegata in due modi. Sapete che Avi Loeb crede nella possibile esistenza di civiltà superiori alla nostra, ma essendo uno scienziato vuole giustamente, e questa è per noi una garanzia, una prova scientifica. Quindi dicevo che questa velocità può essere spiegata in due modi. Come eredità del moto casuale della stella madre, se era una stella molto antica del disco spesso della galassia, oppure, secondo modo, come conseguenza di un processo di distruzione di una stella nana molto densa che può scagliarne parte della materia rocciosa nello spazio a velocità proprio dell'ordine di 60 km al secondo. Ma sempre Loeb sottolinea che oltre alla velocità l'oggetto presenta un'altra serie di anomalie ed è per questo che è molto interessante. Mi vengono in mente certi passi della Bibbia di Esodo, Deuteronomio, piuttosto che Ezechiele, dove si parla delle direzioni in cui viaggiano quegli oggetti volanti che la Bibbia conosce e descrive, direi, molto bene. Sono mezzi che sfidano anche nella loro descrizione un po' la nostra logica fisica, come oggi appunto questo oggetto interstellare che non si comporta come una semplice cometa. E di questo abbiamo parlato nel libro Cieli in fiamme, Skies Afire, perché lì abbiamo messo assieme i racconti che provengono da ogni parte del mondo e quindi anche lì troviamo oggetti chiaramente descritti, vissuti come esperienze, non come visioni o sogni, e che sfidano la nostra logica fisica perché fanno cose che a noi parrebbero, secondo le leggi che conosciamo, impossibili. Abbiamo per esempio parlato dei racconti egizi dei viaggi di Ra, quindi al di là di quelle che sono le indicazioni che abbiamo dalla Bibbia su questi oggetti volanti, per cui insomma dobbiamo renderci conto che le stranezze nei cieli non sono cosa esclusiva dei nostri giorni. Tra le anomalie ci sono quelle orbitali e dice Loeb, l'orbita di 3.1 Atlas è retrograda e quasi allineata con il piano dell'eclittica terrestre e la probabilità che un allineamento simile sia casuale è di 1 su 500. Questo sostiene Avi Loeb. Sempre secondo lo scienziato, un altro dato interessante è la distanza minima di intersezione dell'orbita con Marte, solo 2,7 milioni di chilometri. È una precisione di traiettoria che sembra una vera e propria
messa a punto, precisa piuttosto che una casualità. Dice letteralmente si tratta, cioè appare come un fine tuning, quindi per lui è una anomalia non da poco. Loeb fa notare che se 3I Atlas fosse un oggetto tecnologico, una distanza così ridotta renderebbe facile, sentite bene cosa scrive, per una mini sonda precursore raggiungere Marte. Anzi, con una correzione di rotta di appena 10-15 km al secondo, che potrebbe in caso essere messa a punto nel mese di settembre, la distanza minima potrebbe addirittura ridursi a zero. Dicevo prima che ama scompigliare la comunità accademica e quindi con questa ipotesi effettivamente genera reazioni. L'ipotesi cometaria ha in sé dei limiti e lui li fa rilevare. Dice: secondo i dati del telescopio Webb, i frammenti ghiacciati espulsi da una cometa naturale possono acquisire velocità massime di circa 0,4 km al secondo, quindi troppo poco per raggiungere Marte. Inoltre, la coda di anidride carbonica osservata si estende fino a circa 350.000 km, ma per raggiungere Marte dovrebbe estendersi 100 volte di più. Se quindi dovessimo osservare materiale di 3I Atlas arrivare su Marte, sarebbe un segnale sospetto, un possibile indizio tecnologico. Leggo di diverse discussioni tra rabbini che proprio parlano della ricerca di vita su Marte, perché andrebbe contro l'idea stessa della provvidenza divina che tutto l'universo sia stato creato soltanto per l'umanità. Quindi ci deve essere per forza vita da altre parti, e negarla vuol dire negare il potere e quasi la bontà di Dio, però loro ne fanno una questione teologica. Avi Loeb giustamente ne fa una questione scientifica, ed è per questo che per noi è molto interessante, perché dalla Bibbia abbiamo testimonianze chiare di oggetti volanti. È chiaro che averne una prova scientifica inconfutabile, sarebbe il vertice ovviamente della ricerca, insomma, e della evidenziazione delle verità bibliche. Loeb ha anche calcolato che se ci fosse una sonda in avanscoperta a circa 30 milioni di chilometri da Marte, questa potrebbe intercettarlo proprio il 3 ottobre 2025 o poco prima. Per questo suggerisce di usare HiRISE nell'orbita di Marte, appunto, non solo per riprendere l'oggetto principale, ma anche per cercare eventuali precursori. I telescopi terrestri infatti non potrebbero vedere sonde più piccole di 100 metri, cioè le dimensioni massime delle sonde umane. Quindi lui parla di necessità di cercare eventuali precursori. Come esercizio, quasi come gioco intellettuale, Loeb non esclude che 3I Atlas possa essere un oggetto tecnologico, magari perfino ostile, lo dice lui, io vi tengo al corrente, insomma. Qui entra in gioco la famosa teoria della foresta oscura, legata al paradosso di Fermi. E che cosa dice in sintesi il paradosso di Fermi? Se l'universo pullula di civiltà intelligenti, perché non le vediamo? Cioè, il problema è come spieghiamo questo silenzio cosmico a fronte di miliardi di pianeti abitabili. E l'ipotesi foresta oscura è stata formulata da un cinese, Liu Cixin, e poi è stata ripresa in astrofisica, ripresa ufficialmente. Questa ipotesi dice: l'universo è come una foresta buia, ogni civiltà è un cacciatore nascosto. Mostrarsi significa correre il rischio di essere eliminati, quindi tutti restano in silenzio.
Da qui il silenzio cosmico. La foresta oscura quindi risponde al paradosso di Fermi. L'universo è come una foresta buia. Ogni civiltà è un cacciatore nascosto e mostrarsi significa rischiare di essere eliminati, quindi è meglio tacere. Io alle volte ho pensato, mi ricordo che anni fa è stata scoperta da un piccolo aereo di quelli che vengono utilizzati per sorvolare parte della foresta amazzonica, una tribù di indigeni che non sono mai entrati in contatto con nessuno. Mi ricordo anche le fotografie di questi prese dall'alto, di questi che con l'arco e le frecce cercavano di colpire questo oggetto che evidentemente ritenevano ostile. Bene, se loro avessero applicato il paradosso di Fermi, avrebbero concluso, visto che non avevano mai visto nessuno, concluso che erano soli su questo mondo, qualunque idea potesse essere la loro idea di mondo. In realtà sono circondati da 8 miliardi di persone, ma il paradosso di Fermi avrebbe detto a loro che loro erano assolutamente soli. Quindi in realtà ci allineiamo anche con questo tema assolutamente interessante, devo dire, della foresta oscura, perché effettivamente è plausibile. E Loeb applica questo concetto a 3i Atlas e prima ancora a Oumuamua. Se questi oggetti fossero tecnologici, potrebbero non essere semplici messaggeri, ma sonde di esplorazione silenziosa, e la precisione delle loro traiettorie potrebbe essere un indizio intenzionale, non casuale. E qui di nuovo mi viene in mente la Bibbia, quando si parla di precisione di traiettorie, quando in vari libri, che ho già citato anche prima, parla di traiettorie precise nelle quali viaggiavano questi oggetti volanti che si spostavano da un luogo all'altro, oppure traiettorie di provenienza a seconda dei punti cardinali da cui questi oggetti provenivano. C'è, come dire, una certa corrispondenza. Ovviamente non sto dicendo che sono la stessa cosa, ma sono racconti simili. E nel libro, appunto, Cieli in fiamme, Skies Afire, abbiamo messo in evidenza, mettendo assieme il mio lavoro e quello di Erich von Däniken, proprio la corrispondenza degli antichi racconti che è rilevabile nelle storie dei popoli di tutti i continenti della Terra, che dall'antichità ci raccontano sostanzialmente tutte le stesse esperienze. È una casualità pressoché impensabile il ritenere che tutti, per pura combinazione, abbiano inventato le stesse cose, diciamo lo stesso tipo di esperienze. Questo non voler farsi vedere mi ricorda anche, per la verità, le parole di Gesù che dice: il Padre mai nessuno l'ha visto, come dire, il Padre ha usato degli intermediari. Loeb dice: normalmente le comete o gli oggetti che arrivano da così lontano nel sistema solare iniziano a diventare visibili, cioè a brillare, solo quando si avvicinano abbastanza al Sole, perché il calore solare fa sublimare i ghiacci e libera polveri e gas che riflettono la luce. Loeb ha osservato che 3i Atlas appare anormalmente luminoso già a 4,5 unità astronomiche dal Sole, cioè a una distanza simile a quella di Giove, stimando un diametro di circa 20 km. E in questi suoi articoli, sempre molto recenti, ha persino ipotizzato una autoluminescenza. Ripeto, autoluminescenza, cioè la capacità di generare luce propria. Se così fosse, l'oggetto potrebbe essere molto più piccolo, persino sotto i 100 metri, come Oumuamua o anche la cometa Borisov. Loeb scrive anche che la traiettoria di questo oggetto sembra molto particolare. Un oggetto interstellare che entra nel sistema solare dovrebbe avere una traiettoria casuale, dettata solo dalla gravità.
Invece 3i Atlas sembra aver scelto, matematicamente parlando ovviamente, un passaggio che lo porta molto vicino a Marte, Venere e Giove. Questo fa pensare che il suo percorso non sia semplicemente casuale, ma, dice lui letteralmente, ottimizzato per avvicinarsi a pianeti chiave. Così come parlavo prima dei percorsi degli oggetti volanti descritti dalla Bibbia, che erano ottimizzati, cioè finalizzati a raggiungere luoghi particolari. Abbiamo sempre nel libro Cieli in fiamme con von Däniken anche analizzato i viaggi dei numerosi tipi di mezzi volanti descritti ad esempio in Oriente, e anche quelli avevano dei percorsi ottimizzati, cioè dei percorsi ben finalizzati per raggiungere degli obiettivi che erano stati evidentemente decisi e prefissati prima. Ma Loeb fa anche una precisazione sulle osservazioni di luminosità. Non solo 3i Atlas era troppo luminoso o è troppo luminoso troppo presto, già a 4,5 unità astronomiche, ma la distribuzione della luce osservata faceva sembrare che la parte inferiore dell'oggetto rispetto alla direzione di moto fosse particolarmente brillante. In parole semplici, è come se l'oggetto avesse una, virgolette, sorgente di luce attiva nella parte inferiore, piuttosto che riflettere in modo uniforme la luce del Sole. E anche qui mi viene in mente una delle descrizioni di una discesa del Kavod, nella quale si dice che il Kavod illuminava proprio il terreno che stava sotto di lui, quella parte lì, quindi aveva nella parte inferiore una sorgente di luce, ma comunque una sorgente di luce autonoma e che faceva luce in una direzione ed entro dei confini ben precisi. Secondo Loeb, quindi, il passaggio del 3 ottobre offre una rara opportunità per immagini decisamente ravvicinate. Lui insiste su un punto fondamentale: non escludere nessuna ipotesi finché i dati non sono conclusivi. Una sorta di facciamo finta che, in attesa di sapere, in attesa di conoscere, in attesa di avere le prove. Ma l'importante è avere la mente aperta. Questo è un vero scienziato. Non escludere nessuna ipotesi a priori. Attendere i dati. In questo caso dei dati potrebbero arrivare in tempi rapidissimi perché ci siamo. Nel caso della Bibbia potrebbero arrivare non so quando, ovviamente, ma visto che le descrizioni sono precise, visto che le descrizioni sono distribuite su tutto il pianeta Terra, teniamo la mente aperta, non escludiamo alcune ipotesi e rimaniamo in attesa di saperne di più. Questo dobbiamo fare, non chiuderci a priori, e in questo Avi Loeb è un vero maestro, nonostante la sua posizione. Quindi questo è il motivo per cui Loeb ipotizza che non si tratti soltanto di un fenomeno naturale, ma che possa esserci persino una componente artificiale o comunque qualcosa di anomalo. Attenzione, non sta dicendo è sicuramente così, ma che non dobbiamo escludere possibilità diverse, lo abbiamo appena detto. Loeb ha questo modo di fare. Ama scuotere la comunità scientifica, ama provocarla per dire non diamo nulla per scontato, e mi associo pienamente, d'altra parte lo sapete, lo faccio da ormai 16 anni. Non diamo nulla per scontato, non diamo per scontato tutto ciò che ci è stato raccontato, perché ciò che leggiamo non corrisponde a ciò che ci è stato raccontato. Lui dice perché se restiamo chiusi dentro le spiegazioni già note rischiamo di non vedere ciò che davvero l'universo ci sta mostrando. Ovviamente, così come Avi Loeb ama stimolare la comunità scientifica reagisce. E che cosa dicono?
La maggior parte degli astronomi resta convinta che 3I Atlas sia semplicemente una cometa interstellare naturale. I telescopi spaziali come Hubble, Webb e altri strumenti hanno visto che attorno all'oggetto c'era una specie di nube formata da sostanze come anidride carbonica, acqua, monossido di carbonio, composti di zolfo, cianuro e perfino atomi di nickel. E molti studiosi, come ad esempio Darryl Seligman o David Kipping, criticano Loeb, accusandolo di speculazioni basate su statistiche fragili. Eppure Loeb insiste: la scienza deve restare aperta senza dogmi. E poi mette in evidenza anche il ruolo degli astronomi dilettanti e devo dire che anche nel nostro libro Erich von Däniken, che ha parlato con molti accademici, e anche lui mette in evidenza, lo scrive nel libro, che spesso molte intuizioni sono arrivate dai cosiddetti outsider, cioè da coloro che non fanno parte del mondo accademico. E anche in questo caso i primi a segnalare questo strano oggetto che viaggiava nei cieli sono stati proprio degli outsider. E Loeb sottolinea con forza il contributo degli astronomi dilettanti e dice infatti: è interessante notare come ancora una volta siano stati anche degli astronomi dilettanti a fornire contributi preziosi. Sam Dean, per esempio, ha trovato significative immagini precedenti che hanno confermato l'origine interstellare dell'oggetto, mentre Philip Romanov, con un telescopio remoto in Cile, ha ricavato una magnitudine esattamente coincidente con quella calcolata dalla NASA. Quindi anche questi sono fatti un po' fuori dall'ordinario, ma di cui dobbiamo tenere conto in tutte le scienze, e quindi non scartare a priori le ipotesi che i cosiddetti outsider alle volte avanzano, se non altro per porre sul piatto dei dubbi ai quali poi è necessario rispondere o per confermarli oppure per scartarli definitivamente, ma comunque queste sollecitazioni costringono a seguire delle vie di studio e delle vie di ricerca. Questo intervento degli outsider ci dice che non servono sempre grandi osservatori o strutture miliardarie. La passione, la costanza e l'occhio attento possono permettere anche a chi osserva il cielo per diletto di arrivare in parallelo e talvolta persino in anticipo rispetto ai grandi enti scientifici. E allora come conclude Loeb? Lui chiude con una frase che non possiamo che, almeno dal mio punto di vista, condividere. Gli appuntamenti al buio possono essere emozionanti se osserviamo con curiosità e consideriamo la raccolta di dati come un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Ecco, è quello che abbiamo appena detto. Teniamo conto di tutte le ipotesi possibili. L'abbiamo fatto con la Bibbia. Quante delle ipotesi che io avevo fatto, mi riferisco per esempio alla profezia della Vergine di Isaia, che io dicevo che nella Bibbia non esiste, e finalmente poi la Conferenza Episcopale Tedesca dal 2017 in avanti nelle Bibbie ha tolto quella profezia perché non esiste, oppure che certi termini non vogliono dire una cosa ma ne vogliono dire un'altra, e anche questo è stato confermato. Mi riferisco a Olam, oppure al fatto degli angeli che invece di volare camminano, e anche questo poi l'ho trovato confermato addirittura in dizionari ebraici. Quindi possiamo sempre imparare qualcosa di nuovo se non diamo per scontato ciò che ci viene raccontato. E a proposito di questo, in Cieli in Fiamme e in Skies a Fire, quindi abbiamo visto come i popoli abbiano registrato questi incontri, che loro ci raccontano, come eventi straordinari,
cui sono seguite alle volte alleanze, minacce, combattimenti, imposizioni militari e così via. Forse 3I Atlas non è soltanto un sasso interstellare, secondo Avi Loeb, ma per quanto mi riguarda ci ricorda che la nostra storia potrebbe essere già stata segnata da presenze simili che secondo gli antichi sono arrivate molto tempo fa e poi sono ripartite. Andiamo avanti sempre con la mente aperta, perché effettivamente tutto è possibile fino a prova contraria. E intanto 3I Atlas si sta avvicinando. Ciao, grazie e alla prossima.